Per un artista di strada, suonare in piazze così importanti è la vita. Vi porto a scoprire Cartagena, con la sua storia, il suo cibo, le sue spiagge caraibiche, mi prendo anche un acquazzone proprio davanti al mare e mangio una zuppa che quasi mi fa stare male. Bentornati sul canale. Amiche e amici della Gaps, ci eravamo lasciati nell'ultimo video con il mio arrivo a Cartagena ed eccomi qua. Sono nel cuore dei Caraibi colombiano e vado a scoprire questa città che al primo approccio mi sembra incredibile. Coloratissima, piena di musica, piena di tradizioni folcloriche. Andiamo a scoprire un pochino anche la storia sanguinosa e triste di questa città mentre ci immergiamo nei suoi vicoli pieni di cose meravigliose. Cartagena è la città più antica della Colombia, è stata fondata nel 1533 dagli spagnoli che ovviamente iniziavano la tragica conquista e si vede in tutte le sue architetture. È fantastico perdersi qui perché sembra un po' un'Europa d'altri tempi, stradine colorate, vedere questa gente allegra e sempre con la musica altissima perché, come mi hanno detto a Palomino, il volume alto vuol dire allegria. E dato che piace la musica alta, forse è il caso di andare a suonare. Ho individuato un paio di piazzette papabili dove però non ho visto artisti di strada, l'attrezzatura è sempre la stessa, carica sulle mie spalle e cerchiamo anche in questo episodio di portare la musica italiana in giro per il mondo e in questo caso proprio qui a Cartagena de Indios. Allora, questa piazza sembra ideale, però talmente ideale senza che ci sia nessun artista di strada, puzza sempre, quindi sono molto combattuto se piazzarmi o no, perché secondo me se mi piazzo duro poco. Che pensi? Son buena gente, somos gente de bar, de paz. No, la paz. Concerto finito, sto smontando, figo, molto bella sta piazzetta. Non ho capito, c'era anche la polizia dietro, non ho capito come non mi abbiano cacciato. È andata bene, via, a mangiare. Vi è piaciuto il concerto? Les gustó il concerto? Excelente! Buen concerto! Sto qui per mangiare una repita e ragazzi hanno ascoltato il mio concerto. Faccio una repa vegana che in realtà non è vero perché c'è il formaggio con un sacco di roba sopra, una porcheria però va bene, ci sta. Sono venuto in uno dei miei classici ristoranti, in realtà sono delle bettole, per il classico menù del dia costa 3,5 € e ha questa zuppa di pesce, riso, platano fritto, fagioli. Io adoro questi posti bettolosi, sedie di plastica e unto ovunque. Lo proviamo. Forse la zuppa la devo lasciare perché ha pezzi strani di cose varie, forse occhi, non lo so. Forse è disgustosa. Però invece questo pesce, lo sto mangiando con le mani perché non c'è altro modo in realtà, è molto buono. Vabbè, dubito sia fresco ma è cotto bene, è bello polposo, fantastico. È tempo per un giretto per le mura di questa città. Furono create ovviamente per proteggerla, per proteggere i commerci che questa città portava in sé. Questa parte di mura sorge vicino al nostro distretto che è il Getsemani, che era anticamente uno slum dove vivevano gli schiavi. Questa città soffre di questo peso della propria storia, che è il peso di secoli di schiavitù che hanno reso grandi alcune nazioni europee, in questo caso la Spagna, e povere e miserabili milioni di persone. Le mura furono costruite per una ragione ben precisa, ci fu un attacco del pirata Francis Drake e da allora iniziarono a erigerle. Dal 1986 sono patrimonio dell'UNESCO ed effettivamente sono molto fighe. E la storia di Cartagena non è soltanto una storia
di schiavitù e anche tragicamente, ovviamente, anche una storia che passa per il genocidio degli indigeni. Siamo qui davanti al monumento di India Catalina, che è un indigena molto importante perché ha permesso la comunicazione tra gli spagnoli e gli indigeni. È diventato questo parco, il suo monumento e la sua storia un simbolo della Colombia, perché chiaramente la Colombia è l'unione tra la cultura indigena, la cultura spagnola dei conquistadores e la cultura africana degli schiavi importati. La Colombia, al di là dei suoi colori, della sua allegria, della sua gioia, chiaramente si porta con sé un peso di storia molto importante, molto duro e che affronta dei momenti sanguinosi della nostra storia. Sul traghetto per raggiungere Isla Grande direttamente da Cartagena e vediamo se finalmente riesco a immergermi in un mare caraibico vero e a vedere qualcosa. L'amico davanti dà indicazioni, dice se andare a destra o a sinistra perché da dietro la barca è inclinata, quindi quello che guida non vede un cazzo, però sereni. Finalmente ho raggiunto una spiaggia caraibica, molto bello, mare pazzesco, però raga devo dire ho passato la metà del tempo qua incazzato perché io voglio fare cazzo di snorkeling e non ci riesco, ci sono dei tour che mi portavano in barca, carissimi e non so nemmeno quanto fighi, quindi niente, non l'ho fatto. La spiaggia è pazzesca, sabbia bianca, mare super azzurro, bellissimo, però mi manca ancora un pezzo di quello che io amo veramente fare, quindi continuerò questo viaggio qui sulla costa colombiana per cercare di riuscire a fare un po' di snorkeling. Però intanto godetevi questi paesaggi fantastici, bella la spiaggia però troppo poco selvaggia per quanto piace a me. Il colore di questo mare però mi fa dimenticare ogni arrabbiatura. Mi godo questo spettacolo della natura fino all'ultimo momento prima di salire in barca. Il ritorno è un bordello. Onde molto grandi, acqua in faccia e di base tipo montagne russe, paura! Cazzo! Però è anche un po' divertente. Però di base mi cago sotto. E continua questo tour un po' particolare. Non c'è solo la strada, sono venuto al ristorante da Pietro qui centro a Cartagena dove canterò il mio spettacolo. Però prima seduto al tavolo, accoglienza elegante, birretta. Faccia di blu. Poi d'improvviso venire, lo è un terapia. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Grazie mille, muchas gracias. Continuo la mia missione snorkeling. Questa mattina mi sono svegliato un po' tardi, però non importa. Il signor Jorge mi sta portando a Playa Tranquila per fare un bello snorkeling in autonomia. Vediamo se finalmente, dopo una settimana e più sulla costa atlantica, ai Caraibi, riesco a fare un pochino di snorkeling. La vaina. Questi ragazzi sulla strada fermano i taxi per portarli nei loro hotel o ristoranti di riferimento e il ragazzo ha fermato il nostro tassista Jorge e era abbastanza aggressivo. Dico, ma dove li stai portando? No, ma abbiamo già la prenotazione. Sì, ma dove? Lì? Però quando io ho confermato che stavamo andando lì ci hanno lasciato andare, ma no, un po' brutto, un po' aggressivo, a me è piaciuto molto. Ok, di base sono salito su una barca abbastanza random perché lui mi ha detto di farlo praticamente. Vabbè,
ci sta portando a vedere una barriera corallina, a fare un po' di snorkeling, sembrerebbe, non lo so, vediamo che succede. Comunque, sono arrivato all'isola di Barù. Questi sono mapaches, anche se non mi piace molto che gli stiamo dando da mangiare cose. Gli stiamo dando da mangiare una banana, però è sempre strano da mangiare animali selvatici, ma penso che siano molto abituati. Ah raga, finalmente ce l'ho fatta a fare sto cazzo di snorkeling e adesso giustamente il contrappasso vuole che temporale in spiaggia, però è una delle cose che amo di più, quindi godiamoci questa pioggia. Con un bel pranzetto, direi. E mentre festeggio i 3 mesi di viaggio sudamericano, se non avete visto gli altri video andateveli a ripescare del mio viaggio in Argentina e in Bolivia, beh, è tempo per un'altra stazione degli autobus. La mia attrezzatura è lì, è proprio così che sto viaggiando da 3 mesi con questo valigione, il mio ampli, la chitarra. È tempo di salutare Cartagena, è stato bellissimo, la città che mi è piaciuta di più della Colombia, però si sa, il viaggio si va muovendo. Quindi me ne vado a Medellin, prendo un autobus il cui viaggio durerà una dozzina di ore per tutta la notte, domani mattina arrivo a Medellin, quindi seguitemi la prossima settimana nel prossimo episodio per sapere come suono in una delle capitali culturali di questo paese e andiamo a scoprire la bellezza della città della primavera che non finisce mai. Non vedo l'ora di portarvi con me in viaggio a Medellin, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e come sempre, viva la Gaps!